Roberto Rizzo, buongiorno. Buongiorno Massimo, buongiorno. Roberto, noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO a luglio del 2022, Esatto, sì, quindi esatto. comincio a leggere quello che scrissi nella lettera trimestrale del terzo trimestre del 2022 per introdurre e descrivere agli investitori l'investimento in IPO in SolidWorld. L'azienda è il principale operatore italiano nel settore della manifattura digitale 3D. Offre servizi di stampa 3D e relativa formazione ai reparti di progettazione e produzione di aziende nel settore automobilistico, aerospaziale, meccanico, meccatronico, sport system, home design e moda, nonché del settore biomedicale per la fornitura di servizi di consulenza, software di segmentazione, stampanti e visori a ospedali e cliniche. Fornisce software per la progettazione, la simulazione e l'analisi di sistemi 3D, hardware, stampanti e scanner 3D e relativi materiali di consumo, e servizi di produzione additiva per la prototipazione e la stampa. La società ha una capitalizzazione di mercato di 29 milioni di euro e un fatturato nel 2021 di 58 milioni, con un EBITDA, quindi utili prima delle tasse e degli ammortamenti, di 4 milioni. Il fatturato del primo semestre del 2022, recentemente comunicato, è stato di 32 milioni e prevediamo che a fine anno sarà di circa 65 milioni, con un margine EBITDA dell'8% e un utile netto di 2 milioni. Abbiamo pagato 2 euro per azione all'IPO di inizio di luglio e poco dopo abbiamo aumentato la nostra posizione a 2,2 euro. Il titolo ha chiuso il trimestre in rialzo del 22% a 2,43. Ecco, iniziamo Roberto con una breve descrizione della società. Sì, certo, cercherò di essere conciso, di spiegare esattamente quello che noi facciamo. Hollywood è una società che ho fondato, è la mia seconda società. Io sono un ingegnere aerospaziale e ho fondato subito dopo la laurea e diciamo, il periodo di studio in Boeing e in Airbus, ho fondato subito la mia prima società di tecnologia 3D. Parliamo degli anni 90, quindi di molto tempo fa, quando la tecnologia tridimensionale per la progettazione era un po' agli albori. E all'inizio mi concentrai nel settore automobilistico, quindi nella produzione dei sistemi cosiddetti CAD/CAM, computer design, computer manufacturing, per il controllo per la progettazione e la produzione di stampi nel settore auto. A un certo punto poi questo settore, io ho sempre operato in Italia, questo settore stava passando in mano, diciamo, a operatori stranieri, a paesi stranieri, no? La Romania, la Cina, paesi in generale del Far East, e quindi ho deciso di fondare una nuova società che avesse un parco clienti potenziale molto più importante. Quindi quei settori che tu citavi, Massimo, prima, oltre che l'automobilistico, l'aerospaziale, l'home design, il luxury, il cantieristico anche, che è molto importante in Italia, no? Noi abbiamo delle società in Italia estremamente eccellenti anche nel settore cantieristico. Bene, quel settore, questo allargamento di settore è stata in quel momento una strategia vincente, sempre però occupandoci di tecnologia tridimensionale. Cosa intendiamo? Tutto oggi viene progettato quando si fanno prodotti industriali con le tecnologie 3D, con il CAD, si fanno poi i prototipi con le stampanti 3D, si controllano le frese, le elettrorodioni, i torni, le macchine laser che sono all'interno di un'azienda manifatturiera. L'azienda manifatturiera è il nostro target. Ecco, tutto questo viene controllato dai nostri software, quindi noi forniamo alle aziende clienti, che sono oltre 10.000 in Italia. L'Italia ha tantissime aziende manifatturiere che fondamentalmente esportano prodotti che devono essere sempre estremamente funzionali, ma estremamente anche di design, anche belli.
quindi l'utilizzo delle tecniche di design si deve accompagnare poi a una capacità di progettare in modo funzionale un oggetto in modo che sia il più pratico possibile. Oltretutto oggi deve essere anche molto sostenibile. Noi insegniamo addirittura a progettare tutto il ciclo di vita di un prodotto, cioè insegnare anche come poi verrà smaltito quel prodotto. Quindi progettare in funzione di fare pezzi che siano solo di plastica, solo di metallo e così via. Bene, questa azienda l'ho fondata nel 2003, è mano a mano cresciuta, è un'azienda molto radicata nel territorio italiano, abbiamo 14 sedi, di cui 4 sono sedi anche di fabbricazione, sono fabbriche digitali. Noi lavoriamo molto con la concezione della fabbrica digitale, quello che si chiama oggi come oggi Industry 5.0, quindi fabbriche totalmente sostenibili, riempite di pannelli fotovoltaici sopra in modo da assicurare per un largo periodo dell'anno che va da maggio a novembre l'autosufficienza energetica e stampiamo, utilizziamo vari tipi di stampanti, varie tecnologie di stampa per stampare per i nostri clienti e ovviamente anche per i clienti che vogliono comprare le nostre stampanti. Quindi utilizziamo le macchine sia come benchmark sia come produzione di prototipi e di serie. Fate conto che nel distretto dello Sport System, nel distretto automobilistico, noi stampiamo prototipi di nuove autovetture, di motocicli e di scarponi da sci, di sci stessi, di caschi e così via. Quindi abbiamo una tecnologia completa per l'azienda manifatturiera per il suo ufficio tecnico. Tutto quello che serve per l'ufficio tecnico, che è strategico in un'azienda ovviamente, l'ufficio tecnico è quello che crea il prodotto, ovviamente subito dopo l'idea del prodotto che deve essere del designer, del progettista, del titolare, insomma di chi si occupa di inventare nuovi prodotti. Ecco, noi diamo tutti gli strumenti utili per trasformare quella che è l'idea in un prodotto concreto. Questa è la mission di SolidWorks. Benissimo, quindi siamo arrivati, abbiamo detto, al 2003, arriviamo invece Sì. poi alla quotazione. Mano a mano l'azienda si è espansa, si è espansa, si è espansa, aprivamo nuove sedi, come ti dicevo siamo arrivati a 14, abbiamo aperto anche negli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati sono per certi versi, hanno un fortissimo collegamento con l'Italia, molte nostre aziende sono presenti negli Emirati, con unità produttive, unità di progettazione e così via, quindi abbiamo ritenuto opportuno aprire una piccola filiale anche lì, che ha iniziato la sua attività prima commerciale, poi anche tecnica, però fondamentalmente siamo un'azienda italiana. Il 99% dei nostri clienti esporta, per non dire il 100%, quindi di fatto noi forniamo la tecnologia per progettare oggetti belli e funzionali che vengono esportati all'estero, che sono oggetti di tutti i tipi. Come dicevo, ovviamente il settore automobilistico, le grandi case automobilistiche italiane, soprattutto quelle di sport car, sono i nostri clienti, sia lato software sia lato hardware, e produciamo per queste aziende molti software nostri proprietari di integrazione con la fabbrica. Industry 5.0 oggi è un concetto importantissimo perché è la customizzazione dell'azienda. L'azienda italiana tipicamente, a differenza di quella tedesca o di quella americana, è un'azienda che customizza molto il prodotto, che sia una vasca da bagno, una serie o un'automobile. Noi tendiamo molto a personalizzare i prodotti. Per fare questo serve ovviamente una capacità di software, di progettazione estremamente importante, ma soprattutto un controllo della fabbrica molto importante. Questo lo fai con le tecnologie software di integrazione, appunto di Industry 5.0. Che create voi, cioè non usate Ah, un ah, prodotto software dallo scaffale. Allora, quando tu vendi un sistema integrato,
tu devi usare prodotti dello scaffale e prodotti poi che integri. esatto. È impossibile fare tutto, cioè dovresti avere 100.000 persone, No, no? no, certo, Eh, certo, Quindi è noi, utile fare l'outsourcing delle assolut- cose che si possono fare, però poi assolutamente. integrarle in un sistema che sia personalizzato, giusto? Esatto, il valore aggiunto è proprio nella personalizzazione. Questo vale Sì, anche quando tu compri un'automobile. Quando tu compri un'automobile, l'80% sono pezzi che tu compri dal fornitore di batterie, il fornitore di freni, il fornitore di certo. sedili e così via. Poi le assembli e crei il famoso valore aggiunto, no? Che alla fine cos'è? Il design della macchina, la manutenzione della macchina, il mercato e così via, no? La capacità di essere attrattiva e così via. Quella è la Roberto, ci capacità. siamo già addentrati nei dettagli, però torniamo un po' alla storia. Hai ragione. Sì, Scusa, ecco, io mi eh, appassiono parlando della mia azienda, no? sì, sì, Siamo certo. arrivati all'IPO nel 2022. Perché? Innanzitutto perché un'azienda si quota, questa è la cosa fondamentale. Che vantaggi può avere dalla quotazione e perché intraprendere questo percorso che era iniziato 2 anni prima, nel 2020? Beh, il primo obiettivo ovviamente per un'azienda che si quota è raccogliere capitali, cioè se tu hai dei programmi di investimento, se tu vuoi crescere in una maniera più significativa, quindi con degli step di crescita dei gradini, diciamo, e non in modo organico. Ogni azienda, diciamo, se va bene, se ha buoni prodotti, cresce in modo organico. L'anno dopo cresci del 5%, dell'8%, del 2% in funzione dell'anno. Ma se tu vuoi investire in un nuovo settore o vuoi fare una crescita molto rapida, quindi acquisire altre aziende, o fai entrare un fondo di investimento, con i pro e i contro, ovviamente, no? Perché ogni cosa c'è i pro e i contro. Oppure entri in borsa. C'è stata la possibilità di entrare in borsa, la borsa ci ha dato oggettivamente dei vantaggi. Innanzitutto ti dà molto ordine nella tua azienda, quindi mentre prima ovviamente era un'azienda privata, insomma, per cui non c'era questa enorme attenzione che abbiamo ovviamente adesso ai conti, ai bilanci, cioè una volta che tu hai pagato tutti i fornitori, i dipendenti e ti restavano dei soldi in cassa, a me, diciamo, dell'EBITDA mi interessava, diciamo, il giusto, cioè mi interessava che tutto fosse pagato, che non ci fossero debiti, che non ci fosse e che l'azienda comunque crescesse. Mentre in borsa invece ovviamente tutto è estremamente controllato, ci sono i revisori, c'è l'EGA come viene chiamato, cioè c'è tutto un processo importante che fa sì che l'azienda sia estremamente monitorata proprio per garantire chiaramente gli azionisti. Io sono il primo azionista e quindi sono ancora più contento di Per questo. dar conto agli azionisti, non sei più il solo, Assolutamente, quindi hai dei soci esatto. che devono essere ben informati. Esatto, esattamente. E questo è stato ovviamente la prima cosa a cui abbiamo puntato, che ci fosse la massima trasparenza possibile, trasparenza soprattutto nei piani di sviluppo, diciamo, perché raccogliamo capitali e cosa facciamo di questi capitali. La seconda, ovviamente, cosa molto importante, anzi la terza, diciamo, importante per un'entrata in borsa è lo standing dell'azienda. Uno dei grossi problemi che noi abbiamo in Italia, ma penso anche nel Regno Unito, in generale nei paesi occidentali, è quello di catturare i migliori talenti, far venire in azienda i migliori talenti. I talenti costano, cioè le persone più in gamba per sviluppare certi tipi di progetti. Noi stiamo lavorando molto adesso nell'intelligenza artificiale. Bene, questo tipo di programmatori, questo tipo di ingegneri informatici, non sono ingegneri informatici che costano 2 lire, sono ingegneri informatici ovviamente i migliori. Quando abbiamo creato Electrospider, di cui parliamo dopo, le persone per tenere i ricercatori in Italia, non farli scappare in America o in Asia, ovviamente devi retribuirli in modo corretto, insomma, devi tenerli, devi dargli delle condizioni, delle prospettive, un futuro che sia il più allettante possibile. Servono capitali, se ti vuoi sviluppare bene, servono soldi, servono capitali. È sempre stato così e sempre sarà così, insomma, non è che abbiamo Certo, per scoperto. investire in progetti in Esatto, cui credi hai bisogno di fare esatto. investimenti adeguati. Ovviamente i progetti bisogna che siano buoni, che siano di alto livello, che siano cose che altri non hanno e che siano soprattutto brevetti internazionali di novità importanti tecnologiche. Allora, come ti dicevo, dopo l'ordine in azienda, dopo la raccolta del capitale, dopo lo standing interno, c'è anche lo standing esterno, cioè quello che percepiscono i clienti
sia quelli che hai, sia nuovi clienti di te. Certo, avere un'azienda quotata fa la Certo, differenza. perché questo? Noi vendiamo dei sistemi che durano anni, addirittura abbiamo clienti da noi che da quando è nata l'azienda abbiamo dei clienti che mi sono addirittura portato dalla prima azienda. Io ho persone con cui lavoro da più di 30 anni. Ovviamente queste aziende badano molto, soprattutto quelle grandi nel settore aerospaziale, automobilistico, cantieristico, guardano che tu ci sia anche tra 5 anni, tra 10 anni, cioè che tu gli fornisca un software che continui a vivere nel tempo, che sia mantenuto nel tempo, indipendentemente dalla mia persona, dalla persona del responsabile tecnico di oggi e così via. Chiaro che un'azienda quotata, quindi un'azienda che comunque è totalmente pubblica o in gran parte pubblica, di cui conosci i bilanci, prima ci chiedevano, per esempio, ecco, una cosa molto classica che ci capitava prima, quando facevamo una fornitura anche piccola, da 50-100 mila euro, per favore mandateci i bilanci perché dobbiamo vedere che come state, come siete messi, no? Bene, è chiaro che quando vai in borsa la prima roba che aumenta è il tuo patrimonio netto, non c'è niente da fare, insomma, quindi lo si fa anche per quello. Quindi oggi i parametri sono notevolmente superiori a prima e di conseguenza chiaramente lo standing verso i clienti, quindi lo standing verso l'esterno è notevolmente aumentato, questo assolutamente. Quindi la borsa ovviamente c'è il retro della medaglia, è molto più pesante da un punto di vista, ci sono le semestrali, ci sono tutta una serie di controlli, cioè c'è molto più lavoro, c'è il C'è anche un dialogo. costo proprio di quotazione. C'è un costo, ci sono state, devo dire la verità, delle agevolazioni fiscali importanti del governo e le sta dando anche adesso, perché oggettivamente in un paese soprattutto dove, come l'Italia, dove le piccole e medie aziende sono la maggioranza, portarle alla quotazione, quindi permettergli poi a queste aziende di fare quello che abbiamo fatto noi, di comprare macchinari, di assumere persone, di aprire nuovi uffici, nuove sedi, è strategico. Quindi Sì, lo sconto è sull'IPO, poi però ci sono i costi della poi, quotazione. poi ci sono i costi fissi, chiaramente i revisori, il lega, tutto quello che è, devi assumere delle persone che diano ovviamente, stiano appresso a tutta questa comunicazione con la borsa. Quindi comunque c'è un costo e poi il dialogo con gli investitori, insomma. Ti dirò, è anche è molto stimolante andare in borsa, e questo devo dire la verità. Cioè, ti fa conoscere anche tante. Io addirittura ho conosciuto altre aziende quotate che sono diventate nostre clienti, perché poi e viceversa, io sono diventato cliente di aziende quotate. Quindi comunque entri in un giro di più alto livello, ecco, questo sicuramente. È Certo. ovviamente impegnativo, però insomma, se uno fa impresa è chiaro che si impegna, se no non farebbe questo lavoro, insomma. Certo, senti, il titolo dall'IPO ha passato circa 6-7 mesi attorno a 2 euro. Dopodiché è schizzato su fino a quasi 7 euro con una notizia. Certo. Beh, la notizia che poi era lo scopo dell'andare in borsa nostro, no? Noi abbiamo, mh, dal 2017 stavamo lavorando su un progetto estremamente importante per noi. Noi abbiamo al nostro interno la tecnologia tridimensionale, sia software che hardware, cioè noi conosciamo molto bene gli algoritmi tridimensionali, quindi gli algoritmi che ti consentono di creare oggetti tridimensionali e gli algoritmi che ti consentono di stampare tutto il ciclo praticamente, non solo la stampante, non solo il software, non solo lo scanner e così via. Abbiamo a disposizione un po' tutto il ciclo e siamo sempre stati legati al settore industriale. Lavoravamo però da tempo con varie università. Noi abbiamo più di una ventina di università che utilizzano le più prestigiose italiane, quindi Milano, Modena, Padova, Napoli, Roma e così via, che utilizzano i nostri sistemi. Una di queste è l'Università di Pisa. Pisa in Italia è un'università molto particolare, un'università di eccellenza parlo per le materie scientifiche. C'è una scuola che si chiama Scuola Normale, che è la scuola di alta matematica, insomma, italiana, e c'è una facoltà di ingegneria biomedica che posso dire che il mondo ci invidia, diciamo, una delle più importanti anche per quelle che sono le ricerche che vengono fatte, per la direzione che ha e per la qualità degli studenti che arrivano, per la capacità di selezione e così via. È un'università molto buona
Noi dal 2017 per vari motivi, ma è fondamentale, uno dei nostri manager era stato professore in questa università, quindi ci ha messo in contatto con il preside della facoltà di ingegneria biomedica. Il primo lavoro che abbiamo fatto è stato la creazione di un software cosiddetto di segmentazione che tu citavi all'inizio, che è un software che fa una cosa apparentemente semplice, in realtà estremamente complessa. Riesce a ricavare, unendo le risonanze magnetiche e le tomografie assiali all'interno del corpo, riesce a ricavare i modelli digitali degli organi interni del corpo, sia molli che dell'ossatura, diciamo, della parte scheletrica. Quindi noi siamo in grado in questo momento, siamo stati in grado, nel momento in cui abbiamo creato questo software, di ricostruire gli organi interni. Ovviamente quelli interessanti erano gli organi malati, che avevano neoplasie, oppure nel caso dei vasi sanguigni dei trombi o degli aneurismi, nel caso del cuore delle valvole difettose e così via. Nel caso della colonna vertebrale, delle scoliosi importanti oppure delle spine bifide, per esempio. Tutta Quindi dei questa serie. modelli 3D di organi interni. Esattamente. E a cosa abbiamo, diciamo, come abbiamo utilizzato queste informazioni all'inizio? All'inizio abbiamo semplicemente iniziato a stampare questi organi malati con problematiche, no? Pensiamo a un rene o a un fegato con una neoplasia, quindi con delle metastasi all'interno del fegato, con delle metastasi e delle vascolarizzazioni delle metastasi. Abbiamo iniziato a stampare con dei materiali morbidi, trasparenti, che però permettessero di vedere all'interno di questo modello, a quel punto non più digitale ma fisico, ma esattamente uguale al fegato, al rene o al cuore del Quando dici paziente. esattamente, quanto esattamente? Proprio fino all'ultimo dettaglio? Allora, in questa situazione non serve che la precisione sia a livello di micron, servirà Sì, dopo per quello che ti spiegherò certo. dopo. Serve che sia sostanzialmente il fegato del paziente. Dopo se c'è un millimetro più, un millimetro meno, non ci Certo. interessa. Il chirurgo, qualsiasi chirurgo, quando apre, supponiamo il classico fegato da operare di un carcinoma, apre, inizia ad uscire sangue e deve andare alla ricerca delle metastasi per tagliarle, oppure seziona una parte di fegato o ovviamente la stessa cosa, o simile diciamo sul rene, quindi è un lavoro molto complesso. Se io gli do un modello prima e gli faccio vedere esattamente su questo modello dove sono le metastasi che deve andare Senza sangue. senza sangue, lui capisce prima, fa un esercizio, è un esercizio sostanzialmente, come facevamo ingegneria, matematica o alle scuole, diciamo, all'high school, al liceo, gli esercizi di matematica, una volta imparata la formula, la stessa cosa si fa qua. Quindi si fa un esercizio prima. Pensate che la prima applicazione pratica è stata per la separazione di due gemelline siamesi, che era un classico problema che avevamo in medicina, perché spesso e volentieri semplicemente si sacrificava la più debole, quella con meno organi. La prima cosa che mi ha molto, diciamo, motivato a fare questo tipo di, a investire, no? E in fondo anche andare in borsa, è stata proprio questa. Avevamo queste due gemelline, abbiamo stampato tutti gli organi in comune, perché spesso gemelli siamesi nascono con degli organi in comune, possono essere il fegato, possono essere attaccati alla testa, non c'è una regola fissa. Abbiamo stampato 40 volte gli organi in comune, 40 stampe. E erano intervenuti per questa operazione 40 chirurghi, 40. Hanno messo su un tavolone lungo tutti questi modelli e hanno simulato l'operazione il giorno prima, ciascuno occupandosi di una piccola parte. Dello Il gior- stesso, ok, quindi lo stesso modello per 40 esatto, chirurghi. quindi noi gli abbiamo dato praticamente la possibilità di fare, non noi, insomma, questa nuova tecnologia, di fare l'esercizio della separazione delle gemelle siamesi piuttosto che farlo direttamente sulle Certo. gemelle siamesi, no? Il risultato è stato che tutte e due le bimbe sono vive e vegete e questo è un risultato, il capo della, diciamo, di questa Cioè, operazione. se c'era un fegato solo, come si è fatto? Situazione? Cioè,
Sì, Ognuno ha funziona. mezzo fegato. Sì, perché il fegato si Ok, il fegato. rigenera. E poi altre cose in comune? Uguale? Dipende dalle situazioni. Comunque, a volte poi si ricostruisce. Si ricostruiscono parti di tessuto, soprattutto della Pazzesco. pelle. No, beh, sono cose fantastiche, diciamo, che si possono fare, no? Mhm. Ovviamente dipende dalle situazioni, da qual è la situazione. È chiaro che se hai un solo cuore, ad esempio, la cosa diventa praticamente impossibile. Ma Certo. spesso e volentieri non è così. Quindi spesso e volentieri si riesce. Poi siamo andati oltre, ovviamente, abbiamo iniziato e un altro dei nostri manager aveva un cancro all'intestino, un cancro al colon. Bene, abbiamo stampato, lui ha fatto stampare il suo cancro, cioè il suo pezzo di colon con il tumore, l'ha dato al chirurgo di Firenze, del Careggi, che lo ha operato e lo ha salvato. Oggi è una delle persone che si vede comunemente parlare di elettrospider. Non so se senza quella stampa l'operazione sarebbe andata così bene, perché era molto ramificato il tumore. E quindi sai che quando si estirpa un tumore, il problema è estirparlo tutto, se non si è già metastizzato, no? Se non è già andato nelle altre parti del corpo, e levarlo tutto. Questa è la cosa fondamentale. Non devi lasciare una cellula neoplastica lì a riprodursi in modo incontrollato, no? Devi il più possibile levare, ma devi Togliere levarlo tutto. proprio tutto, tutto. Tant'è che a volte sezioni parti, per esempio un intestino, sezioni parti molto più grosse. In un rene, spesso e volentieri, levi un rene e lasci l'altro rene. Eh, Quindi, sì, sono cose un po' così, diciamo, però è un utilizzo della tecnologia al servizio della vita umana. L'ultimo intervento importante che abbiamo fatto con questa tecnologia è stato quest'anno, un intervento molto importante che ha permesso di salvare la vita a una persona, una donna, che aveva un aneurisma alla milza, cioè un organo interno. L'aneurisma, come sai, è un allargamento, diciamo, dei vasi, molto pericoloso, diciamo, che può provocare sostanzialmente la morte. Ci sono operazioni, interventi che spesso i chirurghi non possono, non vogliono fare perché sono talmente complessi che la probabilità di sopravvivenza del paziente è minima. Sono organi interni pensiamo quando devi lavorare sul pancreas, per esempio, che è un organo, oltre che, no, non è un organo, è una ghiandola, oltre che molto, diciamo, molto difficile perché ha una quarantina di interconnessioni col resto del corpo umano, è anche nascosta, quindi è un'operazione complessa. Bene, il fatto di poter stampare prima e far vedere fisicamente come è, diciamo, qual è la situazione, è estremamente utile per il chirurgo per dargli anche sicurezza. Il chirurgo alla fine è cos'è? È un artigiano che deve lavorare sul corpo umano e ci sono persone che se la sentono, altre che non se la sentono, altre che magari se la sentono, se hanno capito, come tutti noi in tutto quello che facciamo, no? Quando facciamo qualsiasi lavoretto di bricolage, diciamo, anche noi ci leggiamo le istruzioni, cerchiamo di capire piuttosto che andare alla cieca a fare qualsiasi lavoro, no? Ecco, la stessa cosa, ovviamente a un livello estremamente più alto, succede per il chirurgo. Poi, andando avanti con questi contatti con l'ospedale di Firenze, di Pisa, Scusa, questa che hai raccontato era già Electro Spider no, 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 appunto, no. era come si Questa, chiamava è- questo? questa tecnologia si chiama Digital Anatomy Printer, Ok, cioè stampa digitale di componenti anatomiche. esatto. E lì abbiamo fondato un'azienda, l'azienda ha iniziato a lavorare, a fare servizi per gli ospedali, per i grandi ospedali italiani e così via. Quindi è una tecnologia che abbiamo salvato vite a Bari, Firenze, Roma, a Milano, a Torino. Questa è una cosa che ogni ospedale dovrebbe avere. Il problema sono i soldi, purtroppo, purtroppo. Cioè alcuni ospedali comprano le macchine perché devono avere anche un ingegnere biomedico che le sa utilizzare. Perché comprare la macchina è nulla. Ci sono ospedali italiani che hanno comprato la macchina e che hanno al loro interno, nel reparto di chirurgia, l'ingegnere o gli ingegneri biomedici, ma sono pochi. Le macchine non è che costino fortune, costano, fatti conto, un equipaggiamento del genere viene una milionata.
è poco e tanto, dipende dai punti di vista, chiaramente, no? Il problema nel nostro paese ovviamente è la disponibilità economica, insomma, che non è proprio purtroppo brillante nel settore sanitario, no? Sono talmente tanti problemi che però come tecnologia ovviamente è utilissima. Noi facciamo molti servizi in questo, quindi l'ospedale ci chiama e ci dice guardate abbiamo questo problema. Le operazioni complesse oggi sono spesso assistite dal modello digitale che diventa fisico. Tornando Quindi invece di comprarla affittano il servizio? Sì, esatto, sì, esatto. Comprano il servizio, quindi ci danno i file DAI, come si chiamano, i Sì, file delle le risonanze. informazioni e poi la stampa la fate voi sulla vostra Esatto, macchina applicando poi esatto. un fee, Beh, certo, sì, sì. Allora, ti dirò che questa cosa qui ha talmente, siccome è una tecnologia che serve a salvare delle vite, diciamo, qui l'obiettivo non è solo ed esclusivamente economico per noi. Chiaramente dobbiamo, insomma, è un lavoro, quindi non è che certo. però, diciamo, spesso ci arrivano domande il venerdì sera alle 19, ti arriva come durante il periodo del Covid. Durante il periodo del Covid noi abbiamo stampato migliaia di quelle valvole che servivano a duplicare l'uscita dell'ossigeno in due bocche in modo da raddoppiare la capacità di ossigenare i pazienti che erano, diciamo, nei reparti di terapia intensiva, no? In quei casi lì non è che pensi al guadagno, lo devi fare e basta, poi si vedrà, insomma, no? Bene, Certo. abbiamo... Diverso invece è il caso, passando alla parte più complessa di bioprinting, cioè di stampa di materiale biologico. Quindi noi per adesso abbiamo parlato di stampa di polimeri che anziché essere oggetti industriali come possono essere questo, il mouse, oggetti normali industriali, sono semplicemente delle, diciamo degli oggetti in polimero trasparente che simulano completamente un organo. Bene, noi adesso siamo a un certo punto, abbiamo capito che con questa tecnologia potevamo fare un passo ulteriore. Nel Dipartimento di Ingegneria Biomedica, nella Facoltà di Ingegneria Biomedica a Pisa, c'era un nucleo di ricercatori, stiamo parlando sempre degli anni 2017-2018, che stava portando a termine il primo prototipo di una nuova macchina che aveva la capacità di stampare, anziché materiali in polimero, materiali umani, cioè del gel ottenuto dalla proliferazione di cellule umane prelevate a un paziente tramite una biopsia, sia sane che malate. La biostampa in realtà esiste da qualche anno, non è una tecnologia nuovissima, attenzione, è una tecnologia che ha un po' più di 10 anni. Era stata utilizzata da alcune aziende svedesi e francesi fondamentalmente per fare uno strato cellulare, uno strato di cellule della pelle per testare dei nuovi shampoo, delle nuove creme e così via. Quindi per la cosmetica, dove era necessario, soprattutto, dove era sufficiente avere uno strato per verificare non si creassero delle allergie, La reazione. delle reazioni. Quando queste grandi case, tipo L'Oreal e così via, devono mettono sul mercato un nuovo shampoo, devono essere certi che questo shampoo o questa crema o questo diciamo, prodotto cosmetico devono essere certi al 100% che non provochi ovviamente nessuna allergia. E questo lo puoi fare o testandolo sull'uomo o testandolo su questi materiali biocompatibili. Ma questa tecnologia era solo ed esclusivamente una tecnologia bidimensionale, quindi XY, diciamo, e il costrutto, diciamo, il tessuto che veniva fabbricato, che viene fabbricato, non ha una struttura tridimensionale che simuli in qualche modo un tessuto umano, sia vascolarizzato che non vascolarizzato, che possa essere riutilizzato direttamente sul corpo umano. Per fare questo era necessario unire più tecnologie. Una di queste era la creazione di una infrastruttura, di uno scaffold, come si dice, di un supporto tridimensionale che avesse la famosa forma ricavata dal modello digitale. Mi spiego.
lavoriamo con qualcosa di preciso in testa, un tendine o una mandibola, per esempio, no? O una vertebra. Quindi noi siamo riusciti a creare la prima stampante al mondo che contemporaneamente stampa il modello tridimensionale, lo scaffold, la struttura in un materiale biocompatibile che è più sottile di un capello, stiamo parlando di pochi micron, e contemporaneamente a strati stampa fino a 4 tipi di cellule diverse sulla stessa struttura, in modo da ottenere un modello tridimensionale di un tessuto. All'inizio, fino all'anno scorso, era non vascolarizzato, adesso ti dirò perché dopo è vascolarizzato, sarà anche vascolarizzato. Questo tessuto è fatto con le cellule di un paziente che noi preleviamo al paziente. Nel laboratorio di analisi cellulare noi abbiamo fatto un aumento di capitale a fine giugno-luglio per poterci permettere di costruire questo laboratorio di analisi cellulare accanto a dove produciamo le macchine, a dove testiamo le macchine, perché prima dovevamo andare sempre ospiti di strutture ospedaliere. Stiamo finendo questo laboratorio. Bene, noi siamo in grado adesso di creare un gel con un nostro costrutto per nutrirlo, che è fatto fondamentalmente di zuccheri che vengono dalle bucce degli agrumi. Creiamo questo gel e utilizziamo, quindi preleviamo delle cellule ematiche, delle cellule epatiche, delle cellule degli ossi, tanto per dare una concretezza, diciamo, a questo, delle cellule dei vasi sanguigni, e ricreiamo dei tessuti tridimensionali. La prima domanda che uno fa dice: sì, ok, tu crei un tessuto tridimensionale, ma le cellule capiscono che sono in questo ambiente o restano lì amorfe? E il bello della cellula è proprio questo. La cellula ha Capiscono. una capacità di capire quello che deve fare, che è il mistero della vita, dicono, no? Se tu ti fai un grosso taglio, dopo un po' alla volta, si ricrea il tuo tessuto. Tu non fai niente, questo si ricreano le vascolarizzazioni, si ricrea i peli della pelle, si ricrea tutto quello che serve. Lo stesso, se tagli un pezzo di fegato, un po' alla volta si ricrea quel pezzo di fegato. Questo è il bello della vita, diciamo. Non c'è Anzi, in alcuni animali ricrescono tipo la coda la coda, sì, sì. nelle lucertole, cioè è una Eh, cosa eh, incredibile. La cellula in realtà non è incredibile. Il DNA non è altro che un enorme programma, chiamiamolo, e il genoma, diciamo, ha circa 20.000 geni, tra i 20 e i 25.000 geni, che non sono altro che istruzioni. Detto oggi è stato capito molto bene cos'è il genoma, anche se ovviamente è stato codificato e tutto, stanno capendo i singoli geni cosa fanno, ma i geni non sono altro che le istruzioni di questo software, chiamiamolo, proprio per fare un paragone con quello che facciamo noi, che è incredibile, nel senso che tu leghi un gene e metti un gene. Sai che abbiamo fatto una prima applicazione di ElectroSpider presso Humanitas a Milano, no? Humanitas è un grande, non è un ospedale, è una catena, diciamo, ospedaliera italiana, che è a base a Milano e che si occupa sia di ospedalizzazione, che quindi ha 43 sale operatorie, ma si occupa anche di ricerca innovativa. Loro lavorano molto sulle malattie genetiche, le più complesse, le più strane, diciamo, quelle che hanno anche meno possibilità di testare sui pazienti i nuovi farmaci. Bene, loro sostituiscono sostanzialmente dei geni malati con degli altri geni, e per fare poi il test hanno iniziato a utilizzare Electrospider. Perché questo? Perché quando hai una malattia abbastanza rara, con pochi casi, fatti conto 100 casi in tutta Europa, non puoi fare un'analisi statistica. non puoi fare analisi statistiche, e non puoi neanche provare il farmaco sul singolo soggetto. Capì? Quindi si preleva, si fanno, perché che ne sai che effetti collaterali può avere quel farmaco, no? Certo. Allora si preleva il tessuto e si prova su questo, si duplica il tessuto e si prova su questo tessuto il farmaco. Quindi c'è un primo salto importante
stato proprio la primissima cosa che ci hanno chiesto è stato il test della malattia genetica. Seconda cosa, ovviamente, è la parte, forse quella più interessante per noi che siamo, diciamo, a un certo tipo di fascia d'età, la ricerca della corretta chemioterapia per una neoplasia, diciamo in oncologia. In oncologia oggi quello che si fa normalmente è quando c'è un carcinoma al fegato, al rene o quello che è, si dà un cocktail di farmaci, diciamo, di chemioterapie. Al mondo ci sono 4 tipi di chemioterapie fondamentali, quindi si utilizza sempre un cocktail, diciamo, a seconda del tipo di tumore, non a seconda del tipo di paziente. A seconda del tipo di tumore c'è un protocollo che ti dice devi dare il 25% di quello, il 30% di quell'altro, il 25%. Se cambi tumore, diverso composizione. Le chemioterapie hanno effetti collaterali pesanti, chiaramente, però lo scopo ovviamente è quello di salvare la vita, quindi un po' te ne freghi, diciamo, dell'effetto collaterale. Bene, noi che cosa facciamo? Preleviamo il tessuto tumorale, stampiamo una 24 cubetti, diciamo, di tumore, sempre con una struttura di supporto, quindi il supporto che è parallelamente al tumore, e testiamo vari tipi di percentuali diverse di chemioterapie per capire quella che è più adatta per quel tipo di tumore, ma soprattutto per quel tipo di paziente, perché ciascuno di noi reagisce diversamente alle chemioterapie e i nostri tumori, in funzione dello stadio, no? Stadio 1, stadio 2, stadio 3, stadio 4. Questa applicazione qua è importantissima, ovviamente, ed è una delle prime macchine che abbiamo spedito in Svizzera, si occuperà anche di questo. E devo dire che il risultato è eccezionale, cioè rispetto al cocktail standard, tu riesci molto rapidamente, quando si tratta di un tumore solido, ovviamente, no? La chemioterapia che cosa fa? Aggredisce dall'esterno il tumore solido, la massa, e inibisce la proliferazione del tumore. Il tumore è fatto da cellule che non hanno più il gene dell'apoptosi, della morte, diciamo, della cellula, quindi la cellula diventa immortale sostanzialmente e inizia a duplicarsi. Quindi il numero delle cellule che si duplicano è superiore a quelle che muoiono. Quindi, e poi a un certo punto inizia a sparare queste cellule dappertutto, questo purtroppo è quello che succede, no? Quindi se noi riusciamo a bloccare nel minor tempo possibile e con la maggiore efficacia possibile questa operazione, chiaramente aggrediamo il tumore, lo fermiamo, il tumore viene in genere estirpato, oppure semplicemente le metastasi restano lì congelate con le chemioterapie. Infatti, e la percentuale di sopravvivenza chiaramente aumenta in maniera esponenziale, che è quello che ci interessa, diciamo, da un punto di vista dell'essere umano, no? Altra applicazione, quindi genetica e oncologia. Terza applicazione di Electrospray è la parte di ricreazione di tessuti. Tessuti sia non vascolarizzati, che sono i più semplici. Ci sono tessuti che hanno poca vascolarizzazione. Pensiamo appunto, come dicevo prima, ai tendini, che poi è un caso classico di rottura, no? Del tendine, l'entesi. L'entesi è l'interfaccia tra l'osso e il tendine. Il tendine si aggrappa da una parte al muscolo, dalla parte all'entesi, che si aggrappa all'orso. Sono poco vascolarizzati. Quando si rompe, insomma, un tendine o un crociato, no? Sono cose molto comuni queste, e ovviamente normalmente quello che si fa è ricucirli. Più semplice è ricostruirli sani partendo da piccoli tessuti prelevati al tendine sano. Poca roba. La sviluppiamo, creiamo esattamente la stessa identica forma di questo, perché facciamo, come dicevo prima, ricreiamo il modello digitale. Quindi abbiamo il modello 3D del tendine, copiando il destro per fare il sinistro o viceversa. Ricreiamo il tendine, a quel punto tu hai un tendine che non ha nessun problema di compatibilità, non crea infiammazione perché è semplicemente il tendine della persona. È il tuo. È il tuo. Passo successivo era arrivare alla vascolarizzazione. La vascolarizzazione è una cosa estremamente complessa. Pensiamo a un rene, anzi, una cosa proprio semplice, un fegato. Un fegato ha fondamentalmente un'arteria e una vena
La vena porta, la vena che porta ossigeno, porta nutrimenti, e l'arteria che porta ossigeno. Entra la vena nel fegato e si inizia a diramare, come fa un fusto di un albero con i rami. In natura normalmente si arriva a 5-6 ramificazioni. L'ultima ramificazione, l'ultimo capillare, che cosa fa? Porta le cellule sanguigne, quindi dimensioni micron, stiamo parlando, le porta a livello delle cellule epatiche per dargli nutrimento, per dargli l'ossigeno, per permettergli di vivere. Quando tu, forse hai già capito, che noi siamo arrivati alla capacità adesso di stampare un fegato, ma perché avevamo il modello digitale, abbiamo la stampante, ma il problema qual è? È nutrirlo. Il problema è portargli il sangue. E quindi era necessario, passata, diciamo, la prima euforia che abbiamo avuto all'inizio, stampiamo il fegato, stampiamo i reni, sì, ma come lo nutri? Come lo fai vivere? Mhm. Devi dare sangue, gli devi creare la sua vascolarizzazione. È stato un lavoro molto complesso dal punto di vista matematico, che ha visto intervenire anche il sottoscritto, perché comunque avevo la mia capacità matematica, ma soprattutto, diciamo, veramente delle persone geniali a Pisa, no? Come ti dicevo, c'è una scuola di matematica eccellente, c'è una facoltà eccellente. Abbiamo creato il primo algoritmo al mondo per la vascolarizzazione umana, che è stato immesso all'interno del firmware di Electrospider. Quindi Electrospider adesso è in grado di stampare anche. Electrospider quindi è una macchina in continua evoluzione, no? Assolutamente, è una Cioè, piattaforma, non è una macchina, è una piattaforma. esatto, È una esatto. Per piattaforma. cui chi ce l'ha non ha il problema di comprare una cosa che prima o poi diventa obsoleta. No, 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 no. Noi, guarda, ti faccio un esempio. Il primissimo appunto cliente Humanitas ogni 15 giorni ci chiede qualcosa di nuovo, no? Perché poi ti vengono in mente veramente mille idee, no? Il problema è Sì. che lo vogliono per il giorno dopo, cosa che non è proprio facilissimo, no? Perché come capisci iniziamo ad entrare in equazioni matematiche molto complesse, diciamo, di gradi molto elevati, e il tutto poi deve essere reso semplice per l'operatore. Quindi c'è una matematica complessa da un lato. È una tecnologia, quella di Electrospider, che ha molto dell'aerospaziale, molto ovviamente del biomedico, della meccatronica e della biologia. Per questo è stata una macchina complessa, per questo è stata molto complessa, perché si interfaccia con molti tipi di tecnologie diverse. E per questo forse c'è stata la fortuna, perché noi come SolidWorld, io stesso e altri miei colleghi, siamo quasi tutti aerospaziali o aeronautici, mentre i biomedici sono quelli di Pisa e i matematici, più i biologi. Quindi l'unione di più tecnologie ha permesso la creazione di Electrospider. Questo è stato un po'. Poi ovviamente è iniziato il processo costruttivo, abbiamo aperto la fabbrica grazie alla borsa, ai soldi della borsa, perché altrimenti era impossibile. Abbiamo iniziato a commercializzarla, abbiamo iniziato a distribuirla nel mondo e stiamo andando avanti su. Adesso Quindi tornando allo spike del prezzo, l'annuncio a inizio 2023 cosa è stato? è stato proprio il fatto, noi abbiamo annunciato in quel momento che avevamo a disposizione questa tecnologia, che il prototipo funzionava bene e Sì. che per primi al mondo saremmo Che tra riusciti. l'altro è coperta da brevetti. Beh, certo, la prima cosa, noi ci abbiamo messo un anno a brevettare tutto in tutto il mondo. Non so se sai come funziona il meccanismo di Utilizzazione brevettazione, globale. esatto, di patent, no? E parallelamente anche di certificazione, perché devi anche certificarla. In America, per esempio, l'FDA è severissima sotto certi punti di vista, cioè loro sono un po' assurdi gli americani, nel senso che hanno delle regole severissime. Una volta impostate le regole, tu fai quello che vuoi con la macchina. Vuoi costruire un cervello, adesso il cervello non si potrà mai fare, perché i neuroni non sono duplicabili, ma sono veramente due mondi molto molto strani. Gli europei, le regole europee, le regole americane sono a volte sfasate tra di loro, per cui comunque noi dovevamo avere tutto e basta. Abbiamo brevettato in Europa, ovviamente in tutto il Nord America, in Cina, perché sai, non si sa mai, sperando che comunque. Ma col brevetto non c'è il pericolo che poi, conoscendo la tecnica, uno Però la riproduce? Poi, certo, deve essere coperta da
è Allora, coperta dai diritti legali, però Massimo, detto in parole povere, brevettare devi brevettare qualsiasi roba. È chiaro che i brevetti durano 10 anni. Tra 9 anni, ovviamente, il mondo sarà libero di copiare la macchina, eccetera. Noi che cosa stiamo facendo adesso? Ogni anno aggiungiamo un pezzo che brevettiamo. Per esempio, quest'anno abbiamo brevettato due cose. Abbiamo brevettato la testa la quadritesta, quella con 4 tipi di cellule diverse. L'anno prossimo la faremo da 8 e così via. Per cui tu rincorri sempre, tra 10 anni uno sarà libero di brevettare, scusami, di copiare la macchina con una cellula, ma non se ne esatto, farà nulla. esatto. Quindi Sarà obsoleto quello che possono copiare al momento. questo è il processo di qualsiasi tecnologia brevettata complessa. Senti, Bisogna... quindi c'è stato questo annuncio che è stato un annuncio, diciamo, generale, non, Esatto, abbiamo la macchina, abbiamo la tecnologia. Poi, e quindi tu ovviamente, poi sei stato molto bravo, come sei stato adesso, a descrivere tutte le potenzialità, eccetera. Il mercato, insomma, si è entusiasmato. ma direi, allora, è ovvio che se l'avessi annunciato senza essere in borsa sarebbe stato un bel annuncio in cui, che magari avrebbe suscitato l'interesse di fondi, come c'è, tra l'altro come c'è molto capitato chiaramente, no? Come ci capita anche adesso, molto frequentemente. Eh. Ma io, il titolo è andato sulle stelle, dopo ovviamente innescano, scusami, fenomeni speculativi di tutti i tipi, c'è chi compra, vende, cioè la cosa perde di controllo da un punto di vista dell'azienda. L'azienda quello di cui ha bisogno è avere i capitali per investire. Poi è chiaro che Assolutamente. se io sono il primo azionista, se il titolo vale 100, sono molto più contento rispetto al titolo che vale 1, no? Questo è umano. Però a me quello che interessa adesso come obiettivo aziendale è portare a termine l'installazione di Elettrospider in quanti più ospedali nel mondo, creare la rete commerciale, la rete di assistenza, cioè creare l'infrastruttura, perché tu poi devi avere un'infrastruttura per una nuova tecnologia, no? Qualsiasi essa Certo. sia. E questo ovviamente richiede capitali, per questo adesso avevamo lanciato una richiesta di aumento di capitale proprio per aprire la sede americana e la fabbrica americana. L'America è il mercato ideale per Electrospider, per un motivo molto semplice, perché gli ospedali sono più dinamici, più ricchi perché sono privati, quindi è inutile che ci nascondiamo dietro. Io vedo il processo di acquisizione in Italia è lunghissimo, in Italia e in Europa. In America, se tu fai vedere quando abbiamo venduto in America la prima macchina, cioè è stata questione di 2 giorni. In Italia sono 2 anni. Quindi chiaramente quello è il mercato corretto. Però gli americani vogliono comprare da una ditta americana, quindi noi dobbiamo creare lì la filiale, costruire lì, ovviamente con i nostri brevetti, e esportare in tutta l'America. Questo è il prossimo obiettivo. Non appena il titolo ha diciamo, una appeal maggiore, cosa che un po' alla volta ho visto che sta recuperando, io penso che sarà corretto, diciamo, finalizzando e spiegando bene quello che stiamo facendo, perché va spiegato che noi aumentiamo il capitale per investire in progetti nuovi che daranno utile all'azienda. Infatti, allora vediamo questo aspetto, perché ovviamente, come dici tu, sono cose che dal punto di vista scientifico e anche umano sono eh, valide e anche entusiasmanti. Però ovviamente un'azienda e un azionista No, dell'azienda ha bisogno di capire quali sono i risvolti economici di certo, questo, perché come dici tu, non si fa tutto per la gloria. assolutamente. Quindi cerchiamo di addentrarci senza troppo andare sui numeri, ma quali sono le potenzialità economiche dell'Electrospider? Allora, quello che noi abbiamo capito molto chiaramente, che ogni ospedale che ha un settore di oncologia, che ha un dipartimento di oncologia e un dipartimento di chirurgia plastica e ricostruttiva, che sono poi la maggioranza degli ospedali di medie e grandi dimensioni, ha la potenzialità di acquistare diciamo, avrebbe la necessità tecnologica di acquistare una macchina. Poi se hai soldi o non hai soldi, purtroppo quello dipende dai singoli ospedali, dalle singole situazioni. Quindi il mercato potenziale è onestamente enorme
e lo abbiamo visto con le prime, diciamo, le prime vendite. I test sono andati molto bene, quindi una volta che noi abbiamo finito questo laboratorio che stiamo facendo a Pisa per l'analisi cellulare, perché tutti gli ospedali portano le proprie cellule, questo è un classico, no? Ti portano diciamo, un loro primo gel che noi poi sviluppiamo e così via, vogliono testarlo con le loro cellule, non con delle cellule chiaramente del fornitore, perché Cioè, devono essere certi, no? Detto questo, la potenzialità, parlando a livello numerico, nostra, potrebbe essere di arrivare a fare almeno un centinaio di macchine all'anno. E questo è il numero a cui noi tendiamo. cioè, al Ovviamente momento quante ne abbiamo vendute? al momento noi abbiamo 4 macchine le prime 4 per i 4 diversi settori, in parte con 3 ne abbiamo consegnato, un'altra la consegniamo a gennaio e poi abbiamo un certo numero di ordini, però per adesso preferisco non entrare Sì, nel sì, quindi dettaglio. siamo, no, no, infatti, ma siamo all'inizio, quindi rispetto alle Certo, noi potenzialità abbiamo siamo, noi, appena iniziato. come ti dicevo, abbiamo fatto l'ultimo brevetto, presentato l'ultima domanda di brevetto che era giugno di quest'anno, quindi l'ultimo elemento che serviva, una testa particolare, testa che stampiamo noi in casa, quindi non diamo fuori nulla, tutta la macchina è fatta in casa, la stampiamo in 3D, e cioè andava finita la tecnologia. Sì, Adesso la tecnologia è finita. Quando fu fatta la prima macchina elettrica da, diciamo, la Tesla, no? All'inizio ci furono queste oscillazioni in borsa, no? Perché si sapeva che c'era una nuova macchina che non usava più i motori a scoppio. La tecnologia anche lì, la tecnologia elettrica era vecchissima. Le prime macchine, le prime automobili, utilizzavano motori elettrici. Bene, parliamo di 100 anni fa. Il problema erano le batterie, ovviamente, no? E la macchina elettrica viene governata molto di più dal software che rispetto alla macchina termica. E quindi anche là ci sono state oscillazioni all'inizio, i primi anni, diciamo, boh, funzionerà, non funziona. Poi a un sì, certo punto si è visto che questa macchina funzionava, che il software era importante perché la Tesla è una macchina governata dal software, che governa i motori elettrici tramite il software, sai che ha una grossa, diciamo, plancia, no? Un grosso iPad con cui tu governi tutto, vedi le macchine vicino, insomma, è una tecnologia molto sofisticata quella della Tesla, veramente molto sofisticata. Adesso chiaramente molti iniziano, l'hanno copiata, molti l'hanno addirittura migliorata e così via, però chi è partito, diciamo, è stato, devo dire, che Elon Musk sia simpatico o antipatico,
lasciamolo, diciamo, le considerazioni di ciascuno di noi, ma da un punto di vista imprenditoriale è stato oggettivamente un genio, non solo per quello, ha fatto tante altre cose, però oggettivamente è stata geniale l'invenzione della Tesla, proprio geniale, come l'invenzione dell'iPhone o del primo computer, sono quegli step, diciamo, che vengono fatti. Noi Mm. nel nostro piccolo, ovviamente molto più piccolo, tutto quello che ti pare, abbiamo cercato di avere un qualcosa di estremamente innovativo e utile, diciamo, per noi, per noi uomini, per la nostra, diciamo, specie, no? E più ne faremo, e meglio sarà. Potremo arrivare anche a migliaia di macchine, perché poi Ma serviranno. ci vuole per far questo anche una capacità produttiva. Quanto ci vuole a fare una macchina? Cioè, facci toccare con mano un po' come la Certo. catena di produzione. Noi adesso, avendo una fabbrica che è un piccolo capannone, facciamo una macchina al mese. Le Mm. macchine sono complesse. Ovviamente, nel momento in cui iniziamo, come adesso, ad avere più ordini, faremo, anziché una macchina, inizieremo a farne 2 al mese, 3 al mese, 4 al mese. Ma poi fai la classica catena di montaggio. Sì. Nel senso che se tu hai 1000, se io domani mattina avessi 1000 ordini o 10.000 ordini, non ci metto molto, e ho i soldi per fare la fabbrica, chiaramente, che mi vengono dagli ordini, no? Dagli anticipi degli ordini, non è che ci metto molto. Cioè, l'importante è avere la tecnologia e la capacità di creare fabbriche. Noi abbiamo delle altre fabbriche digitali dove noi stampiamo per clienti, noi facciamo i prototipi per dirti per molte aziende che fanno automobili sia italiane che straniere. Quindi abbiamo una capacità produttiva digitale abbastanza sviluppata, anzi direi molto sviluppata. Per piccoli numeri, per passare a grandi numeri servono semplicemente capitali, cioè serve avere il capannone più grande, comprare più macchine, assumere più persone. L'importante è però che tu abbia il core, la E questo stai tecnologia. dicendo che puoi autofinanziarlo? Noi adesso in questo momento, come siamo messi adesso fino ad oggi, abbiamo sostanzialmente autofinanziato, abbiamo preso un po' di soldi dalla borsa, siamo in Italia, non siamo in America. Il problema è che non siamo purtroppo al Nasdaq o alla borsa di Londra, siamo qui. Questo significa che, sai, in Italia se chiedi 5 milioni sembra che chiedi una cifra folle, Sì, sì, infatti. folle, no? Ma 5 milioni per fare una fabbrica non sono neanche i soldi per premere il bottone, per accendere la luce, perché Mm. il capannone, i macchinari, cioè, costa tutto, insomma, no? Mhm. Quindi questo è un po' il problema. Quando si va sul manifatturiero usi forti capitali, capital intensive si dice. Non Sì. è... Aprire un'azienda di software è una cavolata, tra virgolette, basta che hai... Sì, sì, no, certo. Per questo ti chiedo, cioè per arrivare a produrre, come dici tu, 100 macchine, anche di più, ci sarà bisogno di investimenti ingenti. Allora, guarda, io ti posso anche dire questo però, che è quello che succede normalmente. Noi adesso il mio assillo è aprire la fabbrica in America perché è lì che c'è il mercato. Poi la macchina attualmente, ovviamente essendo nostra, ha una marginalità importante, molto importante, perché sono state pagate tutte le spese di ricerca e sviluppo. C'è Esatto. c'è sempre ricerca e sviluppo, no? Ma il Sì, sì, costo importante è stato assorbito. Quindi ovviamente quello che noi facciamo oggi quando vendiamo una macchina è chiedere un importante acconto al cliente, anche perché per vedere se è effettivamente interessato, che è un po' la tecnologia che usiamo anche negli altri settori. Diciamo, grazie a Dio, quando tu vendi tecnologia elevata di un certo livello, il prezzo è importante, ma non è così determinante come se compri delle cose dove c'è un'alta concorrenza tra le case. Insomma, noi nel nostro settore di fatto non abbiamo concorrenti, cioè lavoriamo, non è che siamo monopolisti, semplicemente aziende come la nostra, nel settore industriale, che hanno a 360 gradi tutta l'offerta, in Italia non ce ne sono. Poi chiaramente in Germania ci sono le aziende tedesche, in Francia quelle francesi, in America così via. Però in Italia siamo messi direi abbastanza bene. Quindi tant'è che noi abbiamo sempre autofinanziato la crescita in Italia della nostra tecnologia. Lo stesso posso fare con Electrospider, quindi quest'anno venderne 10, l'anno prossimo 20, poi 30, 40 e mano a mano ingrandire il capannone, prendere un altro piccolo capannone. Se voglio invece fare una cosa più importante, devo, come abbiamo fatto, no? Faremo a un certo punto un aumento di capitale finalizzato a questo. Ovviamente con soddisfazione per gli azionisti, no?
Noi per esempio l'anno scorso a tutti gli azionisti che acquistarono 2 anni fa con l'IPO, a un certo punto regalammo un'azione ogni 10 senza che ci fosse una svalutazione delle azioni. Quindi è stato subito un regalo, spero gradito, insomma un regalo, una distribuzione di azioni, un aumento di capitale gratuito. Scusa il termine, ma io sono ingegnere, non sono un finanziario. Abbiamo cercato insomma in tutti i modi un po' di... chiaro che, ripeto, è un mercato piccolino, il nostro non è un grande mercato, abbiamo molti azionisti che comunque sono da sempre con noi, anche fondi importanti. Questo che cosa significa? Io voglio arrivare nel settore biomedicale a fatturare quanto faccio nel settore industriale il più rapidamente possibile, quindi arrivare a 60-70 milioni proprio per diciamo dare a questa tecnologia che insomma da quello che sento dagli ospedali, no? Non, diciamo, io sono, ripeto, non sono un medico, non sono un ingegnere biomedico, però come utente potenziale di elettrospider, soprattutto in oncologia, diciamo, sono molto interessato che questa tecnologia si sviluppi a questo punto, perché è una tecnologia salva vita. Quindi se ti salva la vita, è chiaro che a un certo punto, quindi andando un po' sul pratico, e non voglio essere, diciamo, troppo fumoso, noi vogliamo portare questa tecnologia ad avere uno sviluppo importante nel più breve tempo possibile, volenti o nolenti. Cosa significa? Che se c'è da fare crescita organica, facciamo crescita organica, che è quello che stiamo facendo adesso. Se c'è da richiedere soldi al mercato, richiediamo soldi al mercato. Se c'è da far entrare un fondo interessato a questa cosa, lo faccio. Io voglio portare la macchina a essere diffusa in tutto il mondo, ASAP, as soon as possible, perché è una macchina che effettivamente ha delle potenzialità importantissime. Certo, certo. Bene, abbiamo parlato del business originale, abbiamo parlato di Electrospider. Parliamo adesso del terzo business. Sì, certo, abbiamo anche un pilastro più semplice, diciamo, di tecnologia green, tecnologia solare. Può sembrare una cosa un po' strana. Noi all'interno del nostro gruppo abbiamo sempre avuto anche delle aziende che si occupavano di progettazione. Quindi abbiamo aziende di produzione digitale che stampano, aziende che servono i clienti industriali, aziende biomedicali. Abbiamo anche un'azienda che si occupava fino all'anno scorso di progettazione per conto di clienti importanti di macchinari nella parte, diciamo, solare, nella parte con delle nuove tecnologie. Stiamo brevettando anche lì delle nuove tecnologie ad alta resa che, scusa, che abbiamo brevettato e stiamo brevettando delle nuove tecnologie che consentono di creare linee di produzione di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza rispetto a quelli cinesi che hanno un'efficienza del 20%. Cosa significa 20%? Entra su un pannello solare di 1 metro quadro 100 di energia di fotoni, i cinesi sono in grado di trasformarle in un 20 di energia elettrica. Noi arriviamo adesso a un 28 con queste nuove tecnologie. Questo nostro cliente, che a sua volta produce queste linee per i produttori di pannelli fotovoltaici in giro per il mondo, l'anno scorso ci ha chiesto di entrare in società. L'abbiamo fatto entrare e abbiamo creato un'azienda che si occupa di tecnologia fotovoltaica, che ha iniziato a prendere dei grossi ordini in California, in Canada, in Olanda, a Singapore e così via. E è una linea business di cui io onestamente sono molto affascinato per il fatto di da cui sono affascinato per il fatto di poter esportare macchinari all'estero, ma non è il nostro core business. Il nostro core business è il settore industriale e il settore biomedicale. Questa è una cosa che ci è capitata interessante, che ha ovviamente qua la tecnologia 3D dove entra? Entra nella progettazione e simulazione delle grosse linee. Sono Ecco, linee molto... quello ti volevo chiedere, questa è la sinergia, perché se no Esattamente, non esatto. c'entra niente. Noi abbiamo clienti che fanno macchine automatiche, ne abbiamo tantissimi in Italia, no? Clienti che fanno, che ne so, delle macchine automatiche per la carta, per i blister quelli diciamo, delle capsule di medicina.
È come se noi avessimo aperto un filone assieme a un nostro cliente che fa le macchine per i blister, ma non è che noi facciamo i blister, noi abbiamo un'azienda che si occupa di produzione di questi nuovi pannelli, di queste nuove linee per questi nuovi pannelli. Non è strategica per noi così come lo è il biomedicale. Il biomedicale è veramente strategico. Il biomedicale è il futuro di crescita del gruppo. Questo è fondamentale perché è un qualcosa che non esisteva prima e che quindi dobbiamo, come dicevo prima, far crescere il più rapidamente possibile. Io quando sono partito tantissimi anni fa, purtroppo, con la tecnologia 3D, ero l'unico in Italia che se ne occupava. Mi prendevano tutti per matto perché avevano tutti i tecnigrafi, al massimo un sistema bidimensionale, i sistemi 3D erano complessi. Oggi, se non hai un sistema 3D, non puoi avere una fabbrica che fa prodotti, insomma, no? Quindi a me piacciono queste cose, insomma. Uno potrebbe anche dire, beh, a un certo punto ti ritiri, no? No, no, troppo bello. L'alternativa qual è? Guardare quelli che fanno i lavori nelle strade. Non esiste proprio. Cioè, ci sono talmente tante cose che oggi ti offre la tecnologia che sono entusiasmanti. Vorrei veramente avere tanti anni di meno, oltre che per il fatto di avere anni di meno, Non perché sei vecchio, dai. no, no, ma per No, l'amor di Dio, adesso sì. non ci buttiamo giù. Lo facciamo anche perché, cioè, insomma, ognuno si appassiona. Voglio dire, la tecnologia oggi ti offre tantissime cose. Bisogna però poi pragmaticamente calarle a terra, farla diventare una macchina, un software, produrla, venderla, farla funzionare, assisterla, e quello è il lavoro dell'imprenditore, insomma. E l'obiettivo dell'azienda, dell'imprenditore e quindi dei suoi azionisti è quello di far riflettere tutte queste potenzialità nel prezzo, cosa che adesso è Esatto. veramente, siamo Adesso, molto lontani perché adesso non puoi dare dati precisi, ma il fatturato del 2024 sarà attorno a... fatturato, guarda, noi abbiamo un piano industriale che tra l'altro è pubblicato, importante. Sì, Abbiamo avuto un'ottima semestrale, sì. con un aumento forte dell'EBITDA, aumento forte degli utili, aumento forte di tutto, e il titolo è rimasto, tra Allora, virgolette, depresso. mettiamo dei numeri. Allora, la semestrale che fatturato aveva? Dunque, avevamo il valore della produzione per 40 milioni, Eh, avevamo un EBITDA di 6,3 e utili per 2,2, una ok, crescita del 246%. esatto. A fine Questo, anno a fine anno, guarda, possiamo... eh, Massimo, mi devi permettere di essere scaramantico, nel senso che il fatturato di fine anno si fa fondamentalmente tra metà novembre e dicembre. Oggi siamo al 10 dicembre, sì, quindi, non possiamo nemmeno rivelarlo se ce l'avessimo. Sì. e quindi lì avremo ricavi che cresceranno in modo molto importante. Posso dirti che adesso siamo in linea con le previsioni, però fare una scommessa a dicembre sul nostro fatturato è sempre un terno all'otto, ma sai perché? Perché molti clienti spesso e volentieri ci dicono: bene, ti faccio l'ordine adesso, consegnami il 1° gennaio, anziché questo succede ogni anno. E Vabbè. quindi c'è un po' di aleatorietà in questo, però diciamo che la macchina funziona bene, che tutto sta andando molto bene, e io insomma sono confidente in un ottimo risultato. E questo a fronte di una capitalizzazione di mercato che adesso è di... Piccole, diciamo una trentina di milioni, quindi Esatto. se non ha onestamente, se tu pensi che l'EBITDA semestrale è stato di 6 milioni, l'EBITDA che ne capitalizziamo 30, ti sei già risposto da solo su quello che è il valore del titolo. Poi, per amor di Dio, io, come sai, da un lato sono il presidente della SoftWorld, dall'altro sono il maggiore azionista, quindi No, eh, no, le cose che si dicono in questi casi è che il mercato ha sempre ragione. E quello che io certo, dico è che per avere ragione ci vuole un mercato, cosa che l'EGM hai fa ragione, fatica ad essere. hai ragione. Che, come tu sai, i fondi dedicati al mercato che cercano valore nelle aziende, nelle piccole aziende quotate in Italia ce ne sono veramente pochi. Poi con i riscatti dei PIR che sono iniziati proprio nel momento in cui tu ci sei quotato, Sì, esatto. quindi tu Quella è sei stata la andato in nostra. controcorrente, sei andato per un po' in controcorrente rispetto a questo trend negativo, perché ovviamente dipende da titolo a titolo, però poi una volta così passato l'entusiasmo
dell'Electrospider che ha portato il titolo a 7, sei stato anche tu a un certo punto vittima, anche tu, anche Solid World è stata vittima dei riscatti dei peer, perché ci sono stati assolutamente. riscatti forzati Sì. che ovviamente hanno colpito, hanno danneggiato le aziende più piccole. Più piccola l'azienda e maggiore è stato il danno, perché vendite forzate su un titolo dove la liquidità è scarsa hanno avuto effetti molto Certo. negativi. Si sta facendo, come tu sai, diverso lavoro per stimolare e sostenere il mercato. C'è il fondo dei fondi sponsorizzato dal CDP che parte Sì, esatto. a fine anno, vedremo che effetto avrà. Ci sarebbe bisogno anche di un rilancio dei peer, perché i peer, dopo aver fatto molto bene nel 2017, hanno smesso di raccogliere già dal 2018-2019 e poi sono arrivati i riscatti. Quindi il Ma sistema per non è forza, stato, sì, il sistema non è stato capace di sì. perpetuare l'investimento in peer. Sì, tra l'altro è una sciocchezza, nel senso che investire in Italia per le aziende italiane, quindi aiutare noi, tutte le altre aziende ovviamente che si sono quotate, che hanno progetti importanti e seri a crescere e parallelamente far guadagnare gli azionisti, perché se tu hai un mercato, come dicevi tu, un mercato, un'azienda come la nostra, ma come anche tante altre che si occupano di altre tecnologie sane, che vanno bene e così via, investi in quelle piuttosto che investire in BTP diciamo, oppure in aziende in America o nei paesi asiatici. Investiamo nei nostri paesi, ciascuno nel suo, puntando ovviamente sulla qualità delle aziende, sul progetto, su quello che possono avere per il futuro, Ecco, e insomma. su questo ci sarebbe bisogno di un maggiore sforzo da parte degli investitori istituzionali come fondi pensione e casse di previdenza in Italia, che investono molto poco in Italia, e quello che investono poi paradossalmente è poco sulle grandi capitalizzazioni, Sì, sì, praticamente sul 1040, ma poi il paradosso è che investono anche una parte non irrilevante su venture capital e private equity, sì, sì, che quindi è come dire, è meglio non quotarsi per avere i soldi sì, sì, per esatto, sì. avere gli investimenti che quotarsi, cioè come dire, facciamo un'opera di assistenza, di aiuto alle piccole imprese per non quotate per lanciarsi, che ovviamente è una cosa benemerita e anche conveniente, anche se ovviamente rischiosa, però poi quando arrivano, si sviluppano e arrivano a quotarsi, li lasciamo in un mare di liquidità senza dare supporto. Comunque io sono positivo adesso nel fondo dei fondi, sono positivo in ogni caso i nostri progetti vanno avanti. Poi se la borsa ci consente di accelerarli, io sono la persona più felice del mondo. Ripeto, sono un industriale prima di tutto, quindi quello che mi interessa è, come a tutti gli industriali, vedere i propri prodotti che un po' alla volta penetrano nel mondo. L'aspetto finanziario è un forte acceleratore se chiaramente viene canalizzato bene. Oggi siamo in questa situazione. Vediamo se il fondo dei fondi effettivamente riporta liquidità in un mercato che comunque è piccolino, che quindi non ci vuole molto a farlo ripartire. Assolutamente, Non è che servono assolutamente. 100.000 miliardi, No, no, ci sono, i fondi, tra fondi pensione e casse di previdenza, la gestione del patrimonio è di circa 300 miliardi. Basterebbe, ho scritto anche un paper su questo, basterebbe un 1% Sì, di questi 300 miliardi, 3 miliardi da sì, investire sì. nel mercato, Sì, nelle sì, piccole aziende, per ribaltare completamente la assolutamente, situazione. Ma vedrai, guarda, io sono molto così, io penso che accadrà, perché noi, ma anche tante altre aziende che hanno dei prodotti bellissimi, che molti li ho conosciuti nei vari meeting, no? Che hanno prodotti eccezionali, eccezionali, che hanno una leadership mondiale. Ecco, basta solamente investire 2, 3, 4 miliardi così che fai schizzare le azioni a valori che li riportano dei valori veri, E insomma. invece quello a cui abbiamo assistito da quando sono incominciati i riscatti dei PIL, cioè dalla seconda metà del 22,
esattamente il contrario. Il MIB 40 ha avuto performance, cioè l'indice delle grandi aziende ha avuto performance molto positive, Sì. e gli indici invece delle small cap e soprattutto quello delle GM hanno avuto performance molto negative. Si è Sì, aperto sì, un sì, divario sì, che io nella mia storia di sì. gestore non avevo mai visto. Sì, è vero, Questo comunque, ovviamente ha danneggiato sia le aziende che i fondi come il nostro, il Made in Italy Fund, che certo. sono giustamente dedicati a questo mercato. Sì, sì, no, ma è stato comunque... Però insomma, Vabbè, l'importante è vederlo come una potenzialità, come una opportunità. esatto, adesso c'è una situazione contraria, è bassissimo, quindi probabilmente in borsa mi ha sempre insegnato che si compra bene quando i valori sono bassi, poi ovviamente le aziende giuste, insomma, devi... Esatto, esatto, esatto. Bene, Senti, grazie di grazie a te tutto. Volevo Massimo. chiudere con una domanda che facciamo a tutti. Dici, allora, tu sei un imprenditore che abbiamo visto molto ispirato, molto entusiasta e visionario. Dimmi una persona, un imprenditore a cui ti ispiri, a cui ti sei ispirato, Sì. dove... Allora, guarda, se devo essere sincero, il mio modello è sempre stato Steve Jobs, ma ti spiego perché. Perché Steve Jobs ha, vabbè, inventato, sotto certi punti di vista, non è che ha inventato, Sì, lui ha messo insieme diverse tecnologie. sì, Quando ha creato il primo smartphone, il primo iPhone, lui ha capito che bisognava mettere insieme alcune tecnologie, no? La macchina fotografica, la mail, la messaggistica, WhatsApp, eccetera. Ma soprattutto anche la parte hardware era molto importante, quindi c'era soft e hardware. Una sua grande ricerca è stata quella per lo schermo touch, che adesso diamo per scontato, no? Ma allora, parliamo di quando è uscito l'iPhone, il primo, 10-15 anni fa, era una tecnologia nuovissima e lui ha girato tutta l'America in cerca di qualcuno che gli facesse questo schermo di vetro che toccandolo cambiasse lievemente la temperatura e da quello si scatenasse tutto, no? Quindi ha messo insieme tante tecnologie. Non è che ha inventato il telefono lui o ha no. inventato la macchina fotografica. Ha messo insieme. Quello è una cosa che mi ha sempre affascinato, quello di integrare più tecnologie. Electro Spider, nel suo piccolo, integra varie tecnologie. Quindi quello è forse il modello di imprenditore. Poi ci sono i imprenditori. Allora, Steve Jobs è stato un genio, proprio per questo ha creato un impero, sappiamo benissimo, ha creato una nuova linea di computer Apple integrando tutto, ha fatto quello che ha fatto. Ci sono invece imprenditori che hanno una singola idea geniale, che inventano una cosa che prima non esisteva. Ovviamente sono persone diverse, io non sono un inventore sotto quel punto di vista, cerco semplicemente di mettere insieme più tecnologie per ottenere nuovi prodotti. Questo è quello che mi interessa, quindi anticipare il mercato con delle nuove classi di prodotti importanti. L'ho fatto nel software, integrando, creando nuovi software, e adesso l'abbiamo fatto con questa macchina. Questo è quello che a me piace, insomma, è quello che sento affine. Poi, come ripeto, ci sono i geni che invece inventano la lampadina, inventano il primo computer, inventano tutte le... ma quelli sono geni, è un'altra categoria, sta molto più in alto, Esatto, insomma. c'è differenza tra genio e imprenditore, poi ci Sì, sono certo. alcuni che sono diventati entrambi, tipo Edison, però Assolutamente, sì, esatto. Facevo proprio riferimento a persone, ma quelli, ripeto, sono uno ogni miliardo di persone, insomma. Però, certo, ci sono bene, dei geni come Tesla Tesla lui, stesso, sì, che esatto, c'è esatto, morto esatto. in Povero, condizioni. esatto. Oppure Einstein che ha inventato cioè ha, diciamo, inventato, ha Oddio, messo, le potenzialità cioè, tecnologiche della teoria della relatività ci sono, ma sono ancora tutte da venire. assolutamente. Bene, Senti, grazie grazie a te. mille, Roberto, è stato tutto molto, molto interessante. Concludiamo questa nostra conversazione facendo due punti. Uno è che questa è stata appunto una conversazione con Roberto Rizzo, niente di tutto quello che ci siamo detti deve essere da nessuno dei nostri ascoltatori interpretato come un consiglio di investimento Assolutamente. o niente del genere. Chi è interessato faccia i suoi calcoli, veda i suoi numeri e tragga le sue conclusioni. Il secondo punto è un invito a sottoscrivere al canale che
Made in Italy CEO che è appena partito, e in modo da consentirci di svilupparlo e di diffonderlo. Grazie.